Però dobbiamo riguardare da sopra, quindi è 1, 2, 3, la terza volta. Allora, qui ci sono, a parte tutte le occhiatine, gli squaletti che sono un pochino cresciuti e purtroppo però mi sa che le uova non ci sono tutte chiuse. Non lo fate vedere? No, qui niente uova. Niente vita. Questa è la parte di crescimento degli squaletti. Mi era sfuggito, grazie. Avvicinatele voi, Vedete? Questo qui appoggiamo sullo scoglio verde. No, come si immagina un uovo tondo, invece è un astuccino schiacciatino che è un po' rettangolare. Quindi la parte che vediamo bianco, giallognola è il pollo, lo squaletto in questo momento non si vede, è piccolissimo, man mano che lo squalo cresce mangia il pollo e poi alla fine, ora in questo caso non si possono vedere, si vede lo squalettino piccolino che è legato a lui dentro l'uovo e poi lo apre e esce. Ce n'è uno, vedete, soprattutto nel sud del Mediterraneo ora sono risaliti anche nelle nostre latitudini. La morena, brutta, antipatica, quello che si può dire, però tutti pensano che sia velenosa, che dia nascosta, in realtà non è vero. L'unico problema è che ha i denti sporchi, quindi se dà un morso la mano non è avvelenata ma poi si infetta. E aria, acqua in questo caso, e quindi ci sembra minacciosa, però in realtà non farebbe niente se noi non gli andassimo a dare noia nei buchi degli scoglietti. Le cernie, c'è una morena qui, non la so. Le cernie sono particolari, sono pesci particolari, perché dalle uova di una cernia nascono solo le femmine. La cernia è la morena. Si è fermata lì. Le morene spesso usano quei buchi per andare, poi quando riescono stanno fermi solo con la bocca e quando passo con i bambini sono rimaste incastrate. E invece niente, quando vogliono ricolestano. Poi come vedete lo sappiate nella rivista. Però se questi succedeva una cosa, ma mi sa che non succede. Ci andiamo a vedere subito, non succede cosa. Questi sono tantissimi anemoni che amano stare nella fascia in cui c'è molto idrodinamismo, quindi questa è una vasca di superficie, dovrebbe esserci un po' di ombra, come sappiamo male. Ho chiamata. Esattamente, hanno quel pungiglione all'attaccatura. È andata avanti anche perché l'attività, perché avevano anche, non so, uno zoo, seguivano degli animali. Vabbè, speriamo non faccia la stessa fine. Lì abbiamo una revolta con la tenda in questo caso, per fortuna. Sopra, ecco, guardate, ci sta passando sopra. Queste qui sono le sue branchie. Questa qui è una femmina, perché non ve l'avevo detto, ma i pesci cartilagini, quindi sia squali che radde che trigoni, si vedono benissimo se sono maschio o femmina dall'esterno, perché la femmina non ha niente come in questo caso, i maschi hanno due peli che si vedono benissimo. Dovrebbe essere anche un metro grande, questo è la caratteristica massima, però preferisco vederlo in plastica, non mi interessa. Siamo riusciti, sì, questi sono belli, siamo riusciti a tenerli. Anzi, si riproducono anche bene. No, si muovono perché è l'acqua che li fa muovere. No, sono belli, sì, perché sono coralli molli, quindi riescono a avere questo andamento. Allora, qua pesce chirurgo
chirurgo che popola subito le pensate, vabbè, beato lui che non dà mai a nessuno. Un altro pesce chirurgo, sì. Ah no, ma c'è gente dietro, sono tutti nascosti, sono tutti chirurghi a quanto pare. E per chi è affezionato a Nemo, quella è Dory. È la famosissima Dory, la pesciolina smemorata. Sono veri, questa è una popolata veramente. Questi pagliacci c'è una volta. Come? Invece di qua c'è una volta. Vogliamo un po' cosa Pesciate. Sono i pipistrelli che faccio. Sì? Non so se sono dei crocisti. Può essere anche criptocario, ma sai. E io non credo che venga No. il marino qua salato. Può essere pure criptocario. Adesso hanno fatto una cosa di coreano. No, cos'è esatto? Sì, in effetti tutti c'hanno. Questo tra l'altro anche l'occhio. La pelle, la bocca. Adesso lo vediamo, questo è piccolino, ce ne sono quelli grandi dietro, quando dentro la bocca dei pesci grandi, loro si fanno pulire senza problemi. Mangiate. Oh, una cosa qui. Se non ci fosse qui cosa dentro potrebbe sembrare un tubo di vetro, un piano di vetro, invece è scavo. Bisogna scegliere dove andarsi a posizionare, se al buio o alla luce. Iniziamo da mangiare in una maniera particolare, diamo un barattolino chiuso, uno se lo apre, con tutte le cosine che si aprono, quindi sono cose, provvedenti. Adesso c'ho su. Da questa parte qua in realtà è il suo corpo, dove ha lo stomaco, il cuore, le branchie, tutte le pavocate, quindi questo è il suo corpo, nel testone. Tutte le tacche ovviamente, e un becco molto grosso che in questo caso scaccherebbe un dito se da morti non sentite. Si vede la loro ovviamente il becco ce l'ha dentro, nella parte centrale del corpo. Avete visto? Quello laggiù è Questo polpo. Sta qui. Sì, ciao, stavo guardando. Te s- abbiamo delle bocchette sia di acqua salata che di acqua dolce, perché l'acqua salata tendendo a evaporare bisogna che la rutina di acqua dolce per ripristinare la salinità di tutta. Tutto l'acquario vengono quotidianamente controllati parassitari, temperatura, pH, nitrati, ovviamente, quindi qualcosa non riusciamo ad aggiustare essenzialmente senza grossi problemi. Come vedete,
l'acqua arriva da fuori, da un miglio, prendiamo l'acqua, delle grosse cisterne prima della quale fanno la prima decantazione di roba grossolana per poi passare dentro l'acquario. Nell'acquario abbiamo vari tipi di filtraggio, c'è il filtraggio quello biologico, quei bidoni chiari che vedete, che ci sono parti qua e là, sono pieni di batteri nitrificanti, quindi ci sono delle palline di plastica dove i batteri riescono a riprodursi e fare il loro lavoro, noi spostiamo l'acqua prima di farla passare nelle vacche per nitrificarla. Questi bottiglioni blu sono stati puliti, hanno fatto del corpo perché di solito il lavoro che andiamo a fare lo svolgono esattamente, sono dei consumatori che di solito hanno appunto le proteine schiumate, quindi sono visibili, in questo caso non si vede neanche. Un altro tipo di filtraggio che abbiamo, che è il filtraggio di controllo dei batteri, sono dei cubi, questo tubo nero laggiù, sono altri non vedo, sono dei tubi in cui uscito dei tubi di ozono che servono per uccidere i batteri, diciamo, che sono in eccesso. Ovviamente il mare non è che c'è tutta questa roba qua, l'ozono, il lavoro dell'ozono lo fanno i raggi solari, il problema è che qua costantemente metti un batterio in una piccola quantità d'acqua fa per casino, e quindi ci siamo particolarmente attenti. Ora, vedete se c'è qualcosa qui dentro? Ah, c'è un pesce, sì. No, c'è il pesce mio preferito, sta male. Questo qui di solito sta nella vacca insieme al Nemo. Ci sono altri buchi di là, si vedono? No. È un pesce balestra anche questo, è bellissimo. Sono pallini. L'avevo detto già questa Sì, cosa. questa non ce la vediamo più. Allora, qua dietro abbiamo una cucina. Aiutandoci con il cartello, non è che cuciniamo i pesci dell'acquario, li prepariamo da mangiare. Li prepariamo pezzi grandi, pezzi piccoli, facciamo il frullato. C'è anche i pesci che mangiano vegetali, quindi abbiamo anche frullatini di insalata e alghettine. E coltiviamo anche non qui, in altri posti, il corofium, il gamberetto e l'artemia salina per dare da mangiare a piccole bocche, quindi a filtratori, a cavallucci marini e chi ha una bocca veramente piccola. Poi ci sono anche ovviamente pezzi grossi per gli squali, perché anche loro devono piccoli qua. Questo è il tubo dove ci passa i raggi UV per depurare l'acqua dai batteri. Se volete seguirci sopra, guardiamo perché l'acquario dal primo piano, quindi le vasche che abbiamo visto le guardiamo dall'alto. Da qui si scopre il trucco che gli scogli sono finti. Perché si vede che sono di materiale sintetico, ovviamente un materiale plastico che non è, che disturba i pesci. Non si vede che sono finti perché in realtà usando l'acqua naturale si sono popolati di alghe e piccoli animaletti che vengono dall'acqua e quindi si sono naturalizzati in superficie. In realtà sono cavi e stanno giù per il peso stesso dell'acqua perché hanno dei piccoli corallini. Da qui, esattamente da questa parte, gli diamo da mangiare, quindi quando si avvicina all'orario del pasto, io pasto con le guide, l'orario che stiamo qui da mangiare si avvicinano. Ma non è ora l'ora della merenda, hanno già mangiato. L'attrezzatura di quella è la vasca dell'arcurio. Esattamente, vedete quella vasca che stavamo sotto prima, questa è la vasca con l'arcurio e poi piano piano vedete l'illuminazione è vista, questo un pochino schermata, andiamo a continuare
Allora, se volete venire di qua, andiamo a vedere la parte del Oddio, so che neanche tanto. No? Pensavo. purtroppo che loro sono costrette a rimanere qui. Hanno dei tentativi di approccio sessuali, sì, però non producono uova, cioè o meglio, la tartaruga produce uova ma all'interno, però poi degli spazi non i demoni. Che dovrebbe avere i sassi alla zona est. Ma una coppia non ha dei posti in Italia quest'anno. L'altra linea tasche è il corridoio che abbiamo visto per ultimo, quello tropicale. Quindi vedete subito che l'illuminazione è molto più accentuata, ma soprattutto sono lampade che saltano. Non la vedono. Così era tempo. Allora, poi sono da uno con l'armadio da 12 anni, la femmina è arrivata 2 anni dopo. Poi non c'è neanche acquari, non c'è neanche acquari di anno di quella allora? Quanto è? Non è quella. Ciao. Sì, o è Cuba o è Ale. Non si sa da dove non avevano lasciato ma tanto non hanno lasciato gli strumenti del mestiere, perché spesso per non andare sott'acqua prendiamo
classico moscio, ecco questo, con la spezza lì, e da qua puliamo semplicemente il vetro per non andare sempre sott'acqua. E poi abbiamo anche l'aspirapolvere